Come state? Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, cerchiamo di risolvere alcune problematiche legate alle domande di Adi. Adi, lo pronuncio bene perché in un altro video mi avete scritto, hai detto Ari. Non ho detto nessuna Ari, si parla sempre di Adi. 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 E per rispondere a queste domande lo facciamo con le risposte che ci ha dato proprio l'INPS. E pensate un po', sono andato a ripescare dei messaggi di gennaio 2024, quindi stiamo parlando di roba di 2 anni fa. Quindi partiamo subito con le domande e le risposte. Prima domanda: cosa succede se faccio domanda e non sottoscrivo il PAD? Cerco di pronunciare meglio, almeno così anche i sordi ci sentono meglio. Allora, viene inviata con un SMS una comunicazione a tutti quelli che risultano avere una domanda presentata senza PAD sottoscritto o che hanno una domanda annullata e quindi ripresentata senza che sia stato sottoscritto ulteriormente un nuovo PAD come previsto. Altra domanda: cosa succede in caso di annullamento? In caso di annullamento e nuova presentazione della domanda bisogna fare una nuova sottoscrizione del patto di attivazione digitale del nucleo. Andiamo avanti. Cosa succede ai miei dati dopo che ho fatto domanda di ADI? Allora, dopo che viene fatta la verifica positiva della domanda di accesso all'ADI, i dati del nucleo familiare vengono inviati ai servizi sociali, così che il nucleo familiare possa essere convocato per il primo appuntamento entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. E quindi a questo punto sorge spontanea un'altra domanda: e se non ricevo la convocazione? E se non ricevo la convocazione? In assenza di una convocazione, il nucleo familiare dovrà comunque presentarsi dai servizi sociali. Quindi voi lo sapete e dovete presentarvi là, se no succede un mezzo paciocco. Quindi bisogna far registrare l'accesso nel sistema informativo di inclusione sociale lavorativa, questo benedetto SISL, da parte dei servizi sociali, perché in caso contrario il beneficio viene sospeso fino a quando non risulta effettuato l'accesso ai servizi sociali. E quindi anche qua tutto legato: cosa fare dopo il primo appuntamento ai servizi sociali? Cosa fare? Tutti i nuclei familiari beneficiari dell'ADI dovranno presentarsi ai servizi sociali oppure ai centri per l'impiego, sempre se sono stati obbligati all'attivazione lavorativa. Ogni 90 giorni, 90 giorni, per attestare la prosecuzione del percorso di inclusione sociale e lavorativa. Attenzione che bisogna notare solo il fatto che questa prescrizione non viene applicata, non vale per tutti quei soggetti che sono esonerati, e cioè ai componenti del nucleo familiare con per esempio disabilità, di età pari o superiore a 60 anni, oppure che sono stati inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Alcuni di voi mi hanno chiesto cosa serve per ritirare la carta ADI. ADI, pronunciamo bene. Allora, per ritirare la carta, visto che siamo in questo periodo di rinnovamenti, non rinnovamenti, magari c'è qualcuno che fa le domande, insomma, è tutto un po' un periodo di cambiamenti, vediamo di capirci qualcosa. Quindi per ritirare la carta bisogna avere con sé ovviamente un documento di riconoscimento, come per esempio un documento di identità, oppure per esempio un passaporto e poi anche il codice fiscale.
anche se in realtà non ho ancora ben capito che cosa serve avere il codice fiscale con la carta d'identità elettronica quando è già tutto inserito là dentro. Vabbè, misteri della fede. Voi cosa fate? Prendete questi documenti, andate all'ufficio postale, e lì dovete andarci per forza, dovete alzare il sederone dal divano e andarci proprio a piedi, ok? In questo modo cosa succede? Che l'operatore delle poste, cioè l'omino, l'omina dietro allo sportello, potrà controllare ovviamente che il richiedente sia effettivamente la persona che può ritirare la carta ADI. Poi per la consegna della carta non c'è bisogno di prenotare, state lì tranquillamente, vi presentate, buongiorno, buonasera, anche se in realtà molti mi hanno detto qualche tempo fa che per fare prima hanno prenotato un appuntamento con l'applicazione delle poste. Tra l'altro adesso anche questa applicazione è tutta cambiata, non esiste più quella della Postepay, non esiste più quella della posta normale, hanno messo tutto insieme in una applicazione unica che hanno detto che funziona uguale come l'altra. Io ancora non l'ho vista, quindi però mi hanno detto che funziona come l'altra, quindi non c'è problema. E comunque voi entrate dentro l'applicazione, prenotate un appuntamento, questo giusto per non arrivare all'ufficio postale e poi trovarsi magari in coda a 50 persone in attesa che hanno bisogno del francobollo, della raccomandata, del pagare la bolletta e di qua e di là, insomma vi evitate un po' di fatiche, tanto la coda te la fanno ugualmente, non è che passi davanti a tutti, però diciamo che vabbè è una cosa in più, ecco così. Poi l'altra domanda che ho ricevuto in questi ultimi 2 mesi è questa qua. Per poter ritirare la carta devo per forza aspettare che mi arriva un SMS sul telefono oppure posso andare a ritirarla anche senza aver ricevuto il messaggio? Si dice in giro, come sono le classiche voci di corridoio, lo dico proprio le classiche voci di corridoio, che il messaggio o la mail, adesso poi bisogna capire quale, che avvisa della possibilità di andare a ritirare la carta ADI, non sarebbe necessario, non sarebbe necessario. Quindi in teoria, cosa succede? Che se la domanda di ADI è stata accolta e il pagamento è stato emesso, quindi è stato disposto un pagamento, si può andare tranquillamente in posta a ritirare la carta anche senza aver ricevuto la comunicazione da parte dell'INPS. Però vi ripeto, queste sono solo voci di corridoio perché sono cose che mi hanno scritto alcuni di voi dicendomi guarda che io non ho ricevuto il messaggio, però sono andato a ritirare la carta tranquillamente e non ho avuto problemi. Ho presentato lì quei documenti e l'altro mi ha detto sì, tieni questa è la tua carta e buonanotte sognatori. Quindi, come che sono voci di corridoio, a questo punto fatemi sapere qui sotto nei commenti se effettivamente qualcuno di voi ci è riuscito a ritirare la carta anche senza aver ricevuto l'SMS oppure no. Fatemelo sapere, almeno così ci teniamo un attimino aggiornati. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!